Buongiorno. Buongiorno a tutti. Bentornati sul nostro canale. Questa mattina abbiamo un appuntamento importante. Siamo a Torino, davanti alla sede dell'azienda Sidat. Questa azienda ci supporterà nel nostro viaggio per tutte le problematiche tecniche legate al nostro mezzo. Ovviamente speriamo di non averne particolarmente bisogno, ma sappiamo che abbiamo qualcuno su cui possiamo contare. Ragazzi, montando questo video mi sono resa conto che non vi abbiamo ancora spiegato bene qual è il nostro viaggio e il nostro itinerario. Allora, il nostro percorso inizierà ad Halifax, dove arriverà la macchina, e da lì il nostro obiettivo è di attraversare USA e Canada per arrivare sulla costa ovest, salire in Alaska nel corso della prossima estate e poi iniziare a scendere lungo la Panamericana, arrivare fino in Baja California, traghettare la macchina in Messico, effettuare tutto il giro del Centro America, quindi fino a Panama, dove la strada nuovamente si interrompe, quindi avremo bisogno di nuovo di una spedizione da Panama alla Colombia, per poi proseguire sulla Panamericana del Sud America fino a Ushuaia. Da Ushuaia la percorreremo a ritroso, quindi saliremo in Uruguay per poi riportare la macchina potenzialmente in Africa, a Dakar. Primo adesivo installato, eccoci qua. Eccoci all'ingresso della Sidat. Tutto quello che abbiamo combinato in Sidat nel dettaglio ve lo faremo vedere in un video ad hoc, ma adesso continuiamo a raccontarvi i preparativi della partenza. Siamo agli sgoccioli della partenza, abbiamo sistemato tutto nelle casse. Non sappiamo se abbiamo fatto bene, male, se abbiamo portato troppo, poco, boh, si vedrà. Qua ci sono un po' di ricambi, la griglia del barbecue e le nostre mutine quando riusciremo a fare un bel bagno nell'oceano. In questa cassa abbiamo un sacco spazzatura, una storia, le pinne, una borsa con le maschere e le scarpette da spiaggia, lo scalino per salire sulla macchina, un po' di viti, boh, anche qua speriamo che ci sia tutto quello che ci serve. Siamo giunti al giorno della partenza, o perlomeno nel giorno in cui dobbiamo portare la nostra macchinina ad Anversa, perché il 18 maggio partirà la nave che porterà il nostro mezzo in Canada. Come ci siamo preparati? La macchina abbiamo cercato di impacchettarla e adesso vi faccio vedere il più possibile, nel senso che abbiamo messo tutti dei nylon sui tappeti, sui cuscini e abbiamo stivato tutto negli armadietti nel modo più compatto possibile, quindi tutto ultra pieno sia da una parte
che dall'altra. Eccoci qua con tutto il nostro abbigliamento, perché sostanzialmente la macchina dovrebbe sembrare vuota. Ci siamo appoggiati per la spedizione della macchina in Canada a Seabridge, che è un'agenzia proprio specializzata nell'invio in tutto il mondo di veicoli come camper, macchine private, quindi una spedizione effettuata non da un'impresa o dalla casa costruttrice dell'auto, ma da privati, quindi di veicoli già immatricolati, già targati. Questa spedizione però deve essere effettuata con un mezzo pulito, ordinato e che sembri sostanzialmente vuoto, quindi non si può lasciare in giro nulla, non si può trasportare né cibo né bevande, tutto deve essere impacchettato e messo il più in ordine possibile, perché il mezzo dovrebbe sembrare come nuovo. Qui non c'è molto, abbiamo solo lasciato i sacchetti della spazzatura, il detersivo che speriamo si possa portare. Qui ci sono i piatti dei contenitori vuoti, la macchina del caffè, le tazzine, tutto in metallo e in plastica, perché ci siamo stufati di rompere cose. Qui giusto qualche strofinaccio e lo Scotex. Abbiamo dovuto togliere la bombola del gas perché non si possono più imbarcare le bombole né piene e neanche vuote. Per imbarcare le vuote bisogna fare una certificazione che sostanzialmente garantisca che la bombola è effettivamente vuota, ma questa certificazione costa 500 euro. Conviene lasciare a casa la propria bombola e acquistarne poi un'altra quando si arriva nel continente di destinazione. Speriamo di trovare, quando arriveremo, una bombola che ci stia più che altro in questo spazietto che noi abbiamo, e altrimenti dovremmo smontare la cucina e trovare un'altra soluzione. Oggi è stata una giornata di pioggia, quindi questo non ci ha facilitati nel caricare le ultime cose, però adesso finalmente è tutto pronto, abbiamo stivato tutto, siamo preoccupati, emozionati, e sicuramente una preoccupazione è quella dei possibili danni e furti che si potrebbero verificare all'interno del mezzo. Per questo abbiamo stipulato un'assicurazione marittima, perché questi trasporti su navi cargo sostanzialmente non sono coperti da nessun genere di assicurazione, quindi incrociamo le dita che innanzitutto non ci succeda niente al contenuto e al mezzo, e poi che se casomai dovesse esserci qualche problema, questa assicurazione poi sostanzialmente ci copra e ci rimborsi dei danni che si potrebbero verificare. Però ovviamente cerchiamo di essere ottimisti e vedremo che cosa succederà quando andremo a riprendere il nostro mezzo ad Halifax il 9 giugno, incrociandole. E mi raccomando, iscrivetevi al canale perché questa avventura è solo all'inizio. Alla prossima!